iniziato molto presto, ho iniziato a lavorare a 15 anni durante gli studi, ho iniziato per necessità, ma in realtà per la famiglia, ma non solo, anche perché avevo voglia di autonomia. Ho fatto tanti lavori da 15 anni in avanti, cassiera, disegnatrice in uno studio ingegneristico, la segretaria e poi la cassiera full time, credendo con questo di poter terminare gli studi, ma a un certo punto mi sono trovata su quello che ho vissuto un po' come un binario morto, perché in fondo la mia aspirazione era altro, non era di fare la cassiera. Però poi ho visto, o forse ho voluto vedere, non so, che insomma c'era del bello in questo luogo pieno di gente, di colleghi, di clienti, dove tutto doveva funzionare, la macchina doveva essere perfetta perché tutto funzionasse, e ho anche considerato che tra lavorare bene e lavorare male c'è una bella differenza, e lavorando bene si possono cambiare e migliorare le cose. Posso dire che i gradini organizzativi di un supermercato e poi anche di un iper li ho percorsi tutti, e quindi questa macchina l'ho conosciuta bene, questo è stato di aiuto, fino ad arrivare a occuparmi dell'apertura degli ipermercati, che all'epoca, agli inizi degli anni 90 in Italia non c'erano quasi, e li ho vissuti in prima persona, e questa è stata una sfida molto importante che mi ha messo di fronte alle responsabilità di occuparmi di cose anche che non conoscevo, e quindi a maggior ragione di prepararsi, fino ad oggi, dove sono amministratore delegato di Coop Italia, che è una struttura di servizio per le cooperative italiane, quindi mi occupo dei valori dell'insegna, che sono robusti, dei prodotti a marchio, mi occupo della comunicazione nazionale, delle negoziazione con la grande industria, quindi un lavoro a tutto tondo che ha però come finalità i soci da un lato e i clienti insieme che frequentano i nostri punti vendita. È maschilista quanto è maschilista il nostro paese, esattamente, né più e né meno. Però in realtà, se devo essere sincera, io non ho mai vissuto come un problema la differenza di genere. Non ho mai trovato grandi difficoltà, oppure non le ho viste. È possibile anche io non le abbia viste, perché ero talmente convinta che la differenza di genere non ci deve essere, che ho sempre cercato di affrontare i problemi con preparazione, con ottimismo, non mi sono mai tirata indietro. Poi andando avanti diventa quasi una cosa su cui sorridere quando si vede un uomo che si sorprende perché tu hai un ruolo di responsabilità, è lui che ha il problema. Mi piace lavorare con gli altri, lavorare in gruppo, lavorare come squadra, confrontarsi, e questo credo sia una cosa molto, molto positiva, soprattutto se si lavora in un'organizzazione complessa. Altra cosa è che mi piacciono più le cose da fare che quelle già fatte, e poi io credo che serva ottimismo e un approccio etico alle cose. Questo vale soprattutto se si hanno ruoli di responsabilità. Allora, le donne strutturalmente sono più rigorose, cercano di non sbagliare mai, non improvvisano, e quindi sono elementi positivi che, se però portati all'eccesso, possono diventare dei limiti. Se mi avesse fatto questa domanda 10-15 anni fa, mi sarei ribellata dicendo che no, le quote rosa sono una stupidaggine, sono sbagliate, perché comunque le persone devono esserci per il merito, ed è vero. Però in realtà, visto che il soffitto di cristallo effettivamente secondo me esiste, io credo adesso che sì, le quote rosa servono, perché sono in fondo uno stimolo a risolvere un problema che la società ha, però da solo non bastano, perché prima ancora delle quote rosa, e questo è un problema tutto italiano, dobbiamo risolvere il problema dell'ascensore sociale fermo.
Di impegnarsi, di prepararsi molto, di non fare tutto da sola, ma cercare le collaborazioni, le persone che possono sviluppare insieme dei ragionamenti anche collettivi che permettono di andare oltre a quanto il singolo può fare da sola e di non tirarsi indietro alle sfide, perché qualunque sfida, se si affronta con coraggio e con buona volontà, può essere superata, e se una la perdiamo è semplicemente un percorso, quella successiva la possiamo vincere e trovare le soddisfazioni che ciascuno si merita di trovare nell'impegno, nel lavoro e nella vita. Il lavoro è un pezzo della propria vita, non è tutto, però è molto importante per sentirsi più libera.